Bentornati a EUFactor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione. Torniamo a parlare di Hackathon, l'evento che ha visto EUFactor protagonista assieme a gruppi di studenti molto qualificati nelle nuove tecnologie alla recente fiera We Make Future di Rimini. Come ricorderete, se ci seguite regolarmente, i vincitori di quel particolare hackathon hanno avuto il diritto di partecipare a Monasterace in Calabria a una scuola avanzata, una summer school sulle intelligenze artificiali organizzata da EUFactor e da We Make Future. Un evento molto bello e anche molto divertente, oltre che proficuo. Andiamo a vedere com'è andata. I ragazzi questa settimana hanno lavorato tantissimo, nello specifico a questo progetto di EUFactor. Hanno lavorato ad una presentazione immaginando di essere un'agenzia che avrebbe dovuto inviare delle idee creative utilizzando gli strumenti che hanno appreso a lezione relativi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Hanno immaginato delle proposte di modifica al sito. Partiamo subito dagli obiettivi che ci ha dato il nostro cliente. Il brand EUFactor vuole arrivare a un pubblico giovane di un'età compresa fra i 18 e i 24 anni con messaggi più efficaci per il target di riferimento. Grazie all'intelligenza artificiale abbiamo creato un prompt che, fornendogli contesto sul progetto, gli obiettivi e anche benchmark di settore, ha cominciato a disegnarci delle possibili personas che poi abbiamo con un processo iterativo ricostruito e sempre più amplificato. Noi abbiamo categorizzato alcune sezioni che trattavano lo stesso tema, come la parte dei contest piuttosto che la parte delle pillole, e cambiato qualche label di navigazione. Come avete potuto vedere è stato un evento gioioso, divertente, intenso, ma anche estremamente produttivo. L'obiettivo era lo stesso di Hackathon da noi organizzato, e cioè aiutarci a ridefinire le strategie che fino al 2024 con EUFactor Next dovranno portarci a comunicare ancora più efficacemente le politiche europee di coesione a chi non le conosce. 5 i gruppi di lavoro e cominciamo col progetto numero 1 denominato Zeppole. Il team Zeppole ha realizzato obiettivi per migliorare l'efficacia di EUFactor nei ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Messaggi più efficaci e più adeguati ai target, si legge subito. Attraverso questa analisi si parla della necessità di superare i limiti nell'interazione e nell'engagement e di utilizzare più efficacemente gli hashtag. Tra le nuove proposte c'è anche quella di utilizzare dei rudimenti di intelligenza artificiale, come ad esempio ChatGPT, un po' demonizzata, bisogna dire, nella discussione pubblica, ma in realtà molto efficace. Il sito web da rendere più efficace e più visivamente eloquente, soprattutto per quanto riguarda i 5 obiettivi. Vedete, hanno provato anche a realizzare grafiche dedicate ai diversi obiettivi con una suddivisione delle varie pillole e storie di coesione per argomenti, e poi le campagne di comunicazione, tra cui la necessità di divulgare la coesione in modo chiaro e veloce. Qui c'è anche la foto del sottoscritto, probabilmente dovrà essere più chiaro e veloce chi vi parla nel futuro, secondo quanto disposto dal team Zeppole. Andiamo a vedere anche quello che ha prodotto il team Mandorlino con una grafica dedicata per il futuro di EUFactor, chiamata a realizzare un percorso per incrementare la brand awareness di EUFactor, cioè per fare sì che comunque la conoscibilità, la riconoscibilità del nostro marchio migliori nel secondo anno di lavoro. 5 loghi nuovi di Zecca, li ringraziamo, Smart, Green, Connected, Social e Citizen, e tra le altre cose c'è anche il link ipertestuale, lo andiamo a cercare immediatamente, per andare a vedere una bozza di pagina web che è stata realizzata per noi da questo particolare gruppo di lavoro. Progetto numero 3, Team Nduja, d'altronde si era a Monasterace in Calabria, non poteva essere altrimenti. Vengono indicati i procedimenti, un'analisi preliminare, l'analisi del sito web, dei contenuti pregressi e poi la formulazione della campagna di personalizzazione. E qua si menziona esplicitamente ChatGPT per immaginare possibili personas, cioè soggetti in questo caso di interazione del sito EUFactor, fornendo dati sul cliente e i suoi obiettivi. Qui sono state create Sara, Maria e Luca, ci sono tanto di foto in questo caso con possibili indicazioni e interazioni. È molto interessante in questo caso
caso automatizzare la possibilità di interazione per andare a vedere quali sono i contenuti più efficaci. Progetto numero 4 è il progetto Crustoli, Project Work della Summer School. Qui vediamo che tra le altre cose c'è stata anche un'interessante associazione con i prodotti alimentari indicati come nomi del progetto. Bisogna aumentare l'engagement dei giovani, lo sappiamo, facciamo del nostro meglio. Creare e lanciare una nuova pagina podcast, anche per arricchire con i podcast, tra le altre cose, col contributo avuto da Radio Area, e l'attivazione di strumenti come Pixel di Facebook, GA4, eccetera, per il monitoraggio dei risultati. Infine il progetto Surici o Surici, con addirittura un bat segnale di EUFactor che potremmo scegliere di utilizzare nelle notti in cui le informazioni sull'Unione Europea sembrano più confuse o meno certe. Le audience personas, anche qui indicate come giovani tra 18 e 25 anni, programma Erasmus e finanziamenti, borse di studio, quindi le opportunità, e poi anche i lavoratori. Sappiamo che ad esempio Erasmus è già da tempo Erasmus Plus e quindi riguarda anche i gruppi di lavoratori, non solo di studenti. Tutta una serie di iniziative, inclusi i delivery system di Telegram, ma anche newsletter, quindi una metodologia che può essere considerata un po' più tradizionale, ma consente di veicolare i contenuti, e poi un approccio più complessivo sui social per quanto riguarda anche il progetto di Surici per il nostro futuro EUFactor Next 2024, di cui poi vi racconteremo ogni dettaglio. Intanto vi salutiamo per quanto riguarda il 2023 con l'ultima storia di coesione di EUFactor realizzata al Consorzio dei Pescatori di Goro. Ecco una piccola anticipazione. Goro ha raggiunto obiettivi importanti dal punto di vista economico, industriale, dal punto di vista della tutela dell'ambiente, e punta adesso a trasformarli in un grande processo di valorizzazione turistica del territorio. Tutto parte dall'azienda che è il cuore di questa piccola comunità, il Consorzio dei Pescatori di Goro o Copego. Il Consorzio Pescatori di Goro è una cooperativa di 600 soci che da circa 40 anni fa l'allevamento di vongole veraci in maniera importante. Diciamo che è leader della produzione nazionale di vongole veraci in Italia. Produciamo qualcosa come circa 50-60 mila quintali di vongole l'anno. A Goro siamo in 3.500 abitanti. La nostra Goro del futuro è sostenibile, attenta ai bisogni dell'ambiente ma allo stesso tempo ai bisogni delle nostre cooperative, una Goro che crede nella formazione e nell'istruzione, una Goro più europea e una Goro pronta a partecipare attivamente alle politiche europee. Vi invitiamo allora ad andare a rivedere tutte e 12 le storie di coesione realizzate assieme a tutti i partner del progetto EUFactor, con un particolare ringraziamento a Studio Sunset. Intanto la puntata termina qui e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.